Ora che ho visto il vostro grande interesse su questa tecnica di cottura, il sous vide, e dopo avermi portato a riflettere scegliendo tra quale metodo fosse secondo voi il più adatto, sono arrivato alla conclusione che voglio sperimentare con voi altri tipi di legumi cotti a bassa temperatura. Ma prima dobbiamo capire bene la reazione di ognuno di loro. Quindi, con questo video, andremo a studiarli uno a uno. Se ti stai chiedendo se c'era bisogno di creare un video di questo argomento, bene, la mia risposta è sì, lo ritengo necessario e il motivo è che ciò che voglio trasmetterti con le mie conoscenze non sono delle banali ricette fine a se stesse, ma il modo in cui vanno disassemblate e riprogrammate per riadattarle al sistema sottovuoto, seguendo i canoni di sicurezza e praticità, mentre andiamo alla ricerca del miglior risultato possibile. Se ti avessi semplicemente fornito una ricetta e basta, sarei allo stesso livello di quei pseudo professionisti che continuano a spazzare temperature e tempi senza fornirti alcun valore aggiunto e dei basilari dati. Il mio scopo invece va ben oltre questi ultimi due parametri, che però da soli lasciano il tempo che trovano. Proprio per questo motivo continuerò a divulgare la scienza che tiene in piedi il sistema sottovuoto, nel modo più trasparente e comprensibile possibile, affinché possa esserti davvero utile. Fatta questa premessa, prima di iniziare a capire come reagiscono i legumi, ti invito a registrarti al canale se non lo hai ancora fatto, attivando la campanellina così da non perderti le prossime uscite. Se ti piacciono i contenuti che andrai a visualizzare, non dimenticarti di mettere like e per qualsiasi curiosità non esitare nel scrivermi nei commenti qui sotto. Se vuoi avere un contatto più diretto, ti invito a collegarti alla mia pagina Instagram Argento Chef. Quali sono i legumi? I più comuni sono fagioli cannellini, fagioli borlotti, fagioli spagnoli, fagioli neri, ceci, cicerchie, lenticchie, fave, piselli, soia, soia verde, nera e gialla, lupini, ma appartengono alla famiglia delle leguminose anche le arachidi, che si consumano comunque come frutta secca, ma che a livello botanico sono della famiglia delle leguminose, ed alcune piante come la ginestra, la capragine, la liquirizia, l'erba medica, il melilotto e il fieno greco. Per qualsiasi legume che dobbiamo accortare, la prima fase prevede di controllare i semi e lavarli in acqua corrente, perché i legumi disidratati e confezionati possono contenere scarti di lavorazione, frammenti di bacello, picciolo, eccetera, impurità, polvere, frammenti di sasso, eccetera, o difetti. Alcuni possono essere atrofici, inscuriti ed è bene eliminarli. Quindi è bene controllarli per eliminare componenti indesiderate e sciacquarli per eliminare la polvere, le prime impurità, gli additivi antimicotici in eccesso, i microrganismi già presenti sull'alimento. Niente che non faremo normalmente con legumi freschi o con qualsiasi altro alimento. Solo dopo il lavaggio possiamo metterli in ammollo per fare in modo che si ridratino nuovamente. L'ammollo è necessario e fondamentale per la buona riuscita della preparazione, poiché l'amido e le fibre solubili contenute all'interno del legume, se non reidratati e sottoposti direttamente al calore del trattamento termico, reagiscono indurendosi ulteriormente, rendendo i legumi sgradevoli da mangiare. Il tempo di ammollo varia a secondo anche della grandezza e della varietà del seme. L'acqua da utilizzare è a temperatura ambiente e in quantità di circa 3 volte il peso dei legumi secchi. Oppure, più semplicemente, basta che il liquido ricopra almeno di 3 cm. Si consiglia di cambiare l'acqua 1 o 2 volte per evitare la fermentazione batterica. Le indicazioni delle tempistiche possono essere facilmente trovate nella confezione dei legumi, ma in ogni caso in descrizione ti scrivo i tempi per ogni legume. La cottura tradizionale prevede che i legumi vadano messi in una casseruola alta, adatta alle cotture prolungate, e insieme all'acqua fredda, 2 volte il volume dei legumi, al contrario di quello che si fa normalmente per altri cibi per i quali si aspetta la bollitura dell'acqua. Questo procedimento permette ai legumi e all'acqua di raggiungere la temperatura gradualmente ed evita ai legumi secchi uno shock termico che li porterebbe ad indurirsi. A questo punto si può procedere alla cottura, avendo cura di utilizzare un coperchio per evitare la dispersione del vapore, mescolando di tanto in tanto. In genere i legumi si cuociono a temperatura di 100 gradi, facendoli bollire in modo delicato ma costante. Nel caso del sottovuoto e della bassa temperatura, l'intenzione è quella di ottenere una cottura al di sotto della soglia dell'ebollizione.
Per questo motivo la cottura dei legumi sottovuoto può diventare un po' complessa per le sue caratteristiche necessarie affinché l'amido di questo ingrediente possa essere cotto in maniera corretta. È certo che come parte della loro rigenerazione può arrivare ad essere una soluzione unica, dato che la rigenerazione a bassa temperatura è sottovuoto rispetto a tutti i valori di cottura originali. I tempi di cottura con questa dinamica dei legumi in pentola sono ceci 2 ore, cannellini 1 ora e mezza, borlotti 1 ora e mezza, fave 1 ora, fave decorticate 1 ora, lenticchie 40 minuti, soia gialla 2 ore e mezza, soia nera 2 ore e mezza, piselli 45 minuti, soia rossa 50 minuti. Vedendo i tempi di cottura in pentola, per il sottovuoto i presupposti sono ceci 3-4 ore 92 gradi, cannellini 2 ore e mezza 88 gradi, borlotti 3-4 ore 92 gradi, fave da sperimentare, fave decorative da sperimentare, lenticchie 2 ore a 88 gradi, soia gialla da sperimentare, soia nera da sperimentare, piselli 3-4 ore 92 gradi, soia rossa da sperimentare. Metti mi piace al video e condividilo con i tuoi amici. Se sei curioso di scoprire anteprime o altre ricette, collegati alla mia pagina Instagram Argento Chef. Creati una giornata speciale e ricordati, dire non so cucinare non potrà più essere una scusa. Piatti chiari e amicizia lunga. Ciao!